In questo video ho messo insieme delle immagini sulla realtà sfuggente del nostro mondo. Ora si parla di intelligenza artificiale, di manipolazione della realtà, dei pericoli a cui andiamo incontro delegando alle macchine il controllo della nostra vita. Ma spesso chi ne parla è stato uno dei precursori di questo cammino. Questo è lo SpaceX di Elon Musk. Realtà o finzione? E questo duello è realtà o finzione? Sugli Anunnaki pare che nessuna domanda abbia avuto risposta. L'orologio era un navigatore. Nelle mani ha un dispositivo energetico. La protesi alla gamba serviva a sostenere il loro peso. La borsetta che si portavano dietro conteneva DNA o era un semplice amplificatore o traduttore vocale, visto che avevano una fisionomia in parte animale. E cosa indossavano sotto la maglietta? Foreste pietrificate, solo strane rocce o città esposte ad attacchi nucleari, montagna o ceppo di albero gigante tagliato di netto. Anche il nome è interessante, Monte Asgard in Canada. Foresta Umpqua, Oregon. Palazzo o roccia, a Durca Rigalzo, Roraima, in Venezuela. Rocce con incisioni strane, ma spiegabili se si pensa al passaggio di enormi macchinari. Abbiamo anche strane rocce a forma di animale. Castello di Carnbury in Inghilterra del XV secolo, si dice. Una costruzione su megaliti. Un'edilizia fuori dal comune, di certo un capriccio di un proprietario eccentrico. Ma come è stato eseguito? Grotte di Condana e Aggianta. Hanno operato con bracci meccanici? Questo arco di trionfo romano in Russia mostra le stesse figure che si trovano a Roma, Parigi e New York. Sono le due figure femminili ai lati dell'arco. Qualcosa non torna nella narrazione dei cosiddetti studiosi. Vagone a due piani del 1900 e forse anche prima. Giganti, Domenico Ghirlandaio, giganti a Sumer, altri giganti. Statua dell'Ascensione di Polissena di Pio Fedi, Firenze, 1865. Statua a San Pietroburgo. Intonaco e colore di 300 anni fa, come appena fatti, affresco di Andrea Pozzo, o come questo soffitto costruito 500 anni fa in Inghilterra, Chiswick House. Anche il cemento era di prima qualità. Portali in India. Portali, tombe o templi. Qasr al-Farid, Arabia Saudita,
Petra, Giordania, la solita tomba. Sui fiumi russi operavano enormi navi di legno, dette Belians. Erano lunghe fino a 120 metri e non utilizzavano nemmeno un chiodo. Filippino Lippi, Cappella Strozzi, Santa Maria Novella, Firenze, cattura di un drago. La civiltà precedente era ossessionata da draghi e serpenti. Noi abbiamo rinunciato a questa logica e perciò siamo caduti in schiavitù. Rimanendo in tema, un costume da drago indossato nel 1896 dallo zar Nicola II. Il modello è lo stesso usato dal principe Harry. Un accenno ai rettiliani. Antonio Pisanello, Madonna con bambino e santi. Tutto originale, il cappello, l'aureola, l'armatura, gli speroni. Charles Westcott, Lo spirito del pozzo. Il pozzo forse non è un pozzo, ma un portale, e tutto questo non è niente paragonato alle meraviglie che si possono vedere nello specchio visore. Specchi che non sono specchi. La nobiltà e il clero si disputavano i meravigliosi palazzi della passata civiltà. Palazzo Colonna a Roma, chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo, cattedrale di Toledo, una diga di 200 metri sotto la sabbia del Sahara, vicino al Mar Rosso. C'erano fiumi in questo deserto e 100 città. Quando tutti saranno rinchiusi, o peggio, il mondo sarà il loro parco giochi esclusivo. Prove di taglio a Gerash in Giordania non sembrano eseguiti con lo scalpello. Antenne e strutture tecnico-energetiche, un complesso a Cherez della frontiera in Spagna e il minareto Kalon in Uzbekistan del 1127. Risonatori, antenne frattali e collineari. Che la frutta faccia bene è risaputo da tempo. Chi ama i gatti sarà contento di sapere che una volta una donna giapponese tagliò il suo prezioso kimono per non svegliare il suo gatto. Ancora in Giappone, a Miyagi, Tokyo, mura poligonali come a Cusco, in Perù, e altrove. L'imponente ingresso del Taj Mahal. Nel monastero di Sakya in Tibet è stata scoperta una biblioteca lunga 60 metri con 84.000 volumi, molti dei quali scritti con lettere in oro, risalente al 1073. Forse questi antichi volumi raccontano le storie del mondo, ma noi non le conosceremo. Una guardia di frontiera illumina la strada per controllare delle tracce. L'anno è il 1877. Utilizza una torcia piuttosto potente. Una stella frattante. Non è proprio come quella che mostrano sui libri. Anomalie lunari. Dicono che i crateri sulla parte rivolta verso di noi sono stati causati da meteoriti. Allora i meteoriti sono partiti dalla nostra direzione.
Sia i crateri piccoli che quelli grandi inoltre hanno la stessa profondità e sono tutti verticali, nessun colpo di striscio. Un'altra anomalia secondo me è questa: ho fatto 3 foto alla Luna col telefonino approfittando di 3 giorni consecutivi di cielo limpido, almeno alle 7 la mattina. Si vedono 3 alberi. La prima foto è dell'11 aprile 2023. La Luna si trovava sul primo albero a destra. Il secondo giorno, il 13 aprile, si era già spostata sul secondo albero e il terzo giorno era ancora più a sud, sul terzo albero. Si è spostata molto più a sud in soli 3 giorni, mi pare. Vergine con un ciglio. Nessun colpo fuori misura. Eppure il marmo è un materiale imprevedibile. E per ricavare questa composizione che scappello avranno usato? Strutture eteriche su una cappella gotica nel cimitero. A cosa poteva mai servire l'energia prodotta? Fondali oceanici. Chi può averli graffiati in questo modo? Organi. Al solo vedere le immagini sembra di essere investiti dalla frequenza delle onde. Simbologia papale. Piramidi di imitazione. Ecco i tentativi effettuati dagli egiziani. A Lione un altro pavimento a mosaico romano. Peccato che ci siano anche tante svastiche. In passato dovevano esserci degli artigiani bravissimi, sarti e falegnami abilissimi. La particolarità di questa scala consiste nel fatto che è stata ricavata da un solo tronco di albero. Si trova a Lednice, nella Repubblica Ceca. Anello d'oro e smeraldo. Per non parlare degli scultori. Colonna di Alessandro a San Pietroburgo, 600 tonnellate sollevata in 2 ore nel 1832. Campana dello Zar, 200 tonnellate, ma è più sollevata dal 1836. Teschio con placca d'oro, un'operazione compiuta centinaia di anni fa in Perù, un'operazione apparentemente riuscita. Protesi alla caviglia, gamba bionica, non so di quale quadro si tratti. Antica torre a Pechino, l'iscrizione è interessante. Il commercio di zanne e di mammut è ancora fiorente, forse perché da qualche parte ci sono ancora.